In questo video ti mostrerò come ho dato vita a un disegno di SpongeBob in Photoshop. Penso di parlare a nome di un gran numero di persone se dico che SpongeBob è stato uno dei cartoni più seguiti della nostra infanzia. In questi giorni un follower su TikTok, a proposito, seguimi anche lì, trovi il link in descrizione, mi ha fatto la richiesta di creare un artwork su SpongeBob. Quindi ho pensato, ok, let's do it. So, let's go into the Photoshop. Ok, il mio obiettivo è rendere realistico questo disegno. Prima di tutto, inizio con il corpo. Prendo questa spugna e la adatto ai contorni. Fatto ciò, creo delle forme per i pori presenti sul suo corpo. Per renderli più realistici aggiungo delle ombre sia al loro interno che all'esterno, per dare il senso di tridimensionalità. Faccio lo stesso con i suoi occhi. Ora creo una forma per il naso e vado a dipingere le ombre su di esso. Tornando agli occhi aggiungo il colore e la pupilla ed in seguito applico loro una texture per renderli più realistici. Fatto ciò è il momento della bocca. Inizio con il creare la forma, poi le do tridimensionalità come fatto in precedenza. Creo l'ugola e la lingua, dipingendo le ombre necessarie per dare realisticità. Concludo aggiungendo una texture. Prima ho dimenticato i pori sulla parte sinistra del suo corpo, quindi con un po' di magia, eccoli qua. Fatto ciò, mi creo la forma per i denti e faccio lo stesso aggiungendo ombre e texture. Ora è il momento delle braccia. Inizio con il creare la forma della manica e del braccio sinistro, poi dipingo le ombre necessarie per dar vita ad entrambi. In seguito faccio lo stesso con quello destro. Completata la parte superiore, è il momento di dedicarsi a quella inferiore. Inizio con il ritagliare il colletto di questa camicia per poi posizionarlo nelle parti dovute. In seguito, come fatto per la zona superiore del corpo, andrò una ad una a creare le forme, aggiungendo poi texture ed ombre che daranno realisticità al tutto. Let's go!
Completata anche la parte inferiore del corpo di SpongeBob, continuo con il dipingere le ombre per dargli tridimensionalità. Ora non resta che completare la sua faccia aggiungendo ciglia, sopracciglia e queste bellissime guance. Sono guance? Sì, sono guance. Mi creo la forma e aggiungo la stessa texture del corpo. Questa volta però andrò a dargli un colore più caldo. In seguito dipingo un maggior rossore nelle estremità ed infine aggiungo questi puntini rossi. Faccio lo stesso anche per l'altra. E voilà! Per concludere aggiungo i punti luce negli occhi. E così la creazione di SpongeBob è completa. Ora non resta che inserirlo in un background. So, let's go! È la prima volta che realizzo qualcosa del genere. È stato molto divertente creare un personaggio completamente da zero usando principalmente texture ed ombre. Devo dire, sono molto soddisfatto del risultato. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un like ed iscriviti al canale. Spero di vederti in my next video.